Ok. Eccoci. Oggi abbiamo anche la scenografia. Guardate, potenti mezzi. Abbiamo cercato di tenerla in qualche modo appesa dietro di noi, ma non siamo riusciti, quindi faremo la recensione. La teniamo a mano, però vabbè. Da dietro un po'. Va bene. Tra l'altro oggi c'è anche basta, quindi oggi abbiamo la fotografia, abbiamo quella sempre. la scenografia Fine. e abbiamo basta. Cioè una triade. Sì, micidiale. E abbiamo visto Scream 6. Scream 6, abbiamo visto Scream 6. Chi l'avrebbe mai detto? Chi l'avrebbe mai detto? Arrivare al sesto capitolo. No, arriva al sesto capitolo e tra l'altro ti dirò, secondo me, non ci siamo ancora parlati, secondo me è una delle poche saghe horror che finora ha tenuto botta per tutto. cioè, tutti i film. Sì. Cioè, difficile dire che ci sia un film brutto o veramente sì. scadente della saga. E siamo già al sesto capitolo. Forse il capitolo. terzo era quello un po' più scarico. Che però c'era anche lì molto comunque... c'era tutto il discorso del metacinematografico, c'era... forse perché, vabbè, i primi due comunque erano talmente alti Sì, tra l'altro i primi tre, no, i primi quattro tutti di Wes Craven. I primi quattro. Wes Craven poi era tornato a girare il quarto dopo anni. Quello era veramente bello. Era veramente interessante, perché poi lì affrontava tutto il discorso legato ai media, legato al... no, che poi, perché Scream poi è questa saga capace ogni volta di parlare e di criticare e di parodiare anche l'industria culturale. L'industria culturale, come si sviluppa, i cliché. Tra l'altro è la saga slasher che ha ridato vita, se vogliamo, allo slasher, ma anche all'horror. Ma anche all'horror in generale, nel senso... Senza il primo Scream, ricordiamoci che a metà degli anni 90 l'horror stava un po' calando, stava un po' calando di popolarità e tutto, e Wes Craven con Scream ha rilanciato un genere di fatto. Un genere dove creandolo. Dove l'ha, come dire, ibridato, se vogliamo, un po' col thriller. Sì. Perché al contrario di Halloween, al contrario di Venerdì 13, non aprite quella porta, eccetera, qua c'è la componente giallo, perché c'è un assassino da scoprire. Cioè, non è che sai che è Michael Myers, che è sempre lui, per dire. E in più muore. Cioè, è in carne e ossa, si fa male, perché è un'altra cosa che, se ci pensi, rispetto alle saghe slasher del passato, di prima... Sì, non c'è... L'assassino non è invincibile. Anzi, precade, prende botte, cade dalle scale, inciampa. È goffo. Ma è goffo perché comunque gli assassini... Cioè, chi indossa la maschera non è un vero... serial killer, comunque è un po' improvvisato. È spesso un improvvisato, cioè non che gli altri fossero professionisti pagati, nel senso, però ho capito cosa vuoi dire, cioè non è quel mostro del male. No, esatto, non è l'incarnazione del male invincibile, esatto. come potevano essere le personificazioni appunto di Michael Myers, Jason Voorhees e compagnia bella. Questo film, se vogliamo, rispetto al quinto capitolo, che lo riprende. Sì. Viene detto nel film che questo è il sequel del requel. È il sequel del requel e si va avanti. Perché appunto, siccome l'anno scorso era ritornata in auge la saga, e il film dell'anno scorso, il quinto, prendeva di mira proprio questa cosa, cioè i requel, cioè il recuperare una saga storica, come è stato fatto con Star Wars, per esempio. Ma come è stato fatto anche con Halloween, cioè riprendere una saga storica inserendo personaggi nuovi, giovani, e anche personaggi storici che di solito si dice nei requel fanno sempre una brutta fine, come del resto in Scream 5, come succedeva in Scream 5 a Linus, a David Arquette. E qua si fa un passo ulteriore, cioè si identificano le regole del sequel di questo requel, il sequel nel mondo saga, nel mondo qua si allarga... esatto, parlando invece dell'altro grande, insomma, grandi prodotti dell'industria culturale di questo periodo, che sono le saghe. Le saghe, cioè si va a parlare proprio delle dinamiche, come dire, sia dal punto di vista, se vogliamo, economico che narrativo, dei pretesti anche, quindi di marketing delle saghe. E è interessante perché tra l'altro qua credo sia nato anche così questo film, perché comunque ricordiamoci che il quinto capitolo doveva essere uno solo, ma infatti... poi ha avuto un successo specialmente in America, e quindi questo sequel è stato prodotto al volo, cioè nel giro di un anno
è stato perché non era veramente previsto. E infatti la paura, giustamente, era proprio che questo film non avesse niente da dire. Esatto. Ti ricordi, perché diciamo, Scream esce sempre quando ha qualcosa da raccontare sull'industria culturale. La cosa che sono stati molto intelligenti è che effettivamente hanno per certi versi raccontato anche la dinamica che li ha spinti a fare questo film. Esatto, l'hanno giustificato internamente. Internamente. Questo è interessante ed è anche una grande astuzia, come dire, dal punto di vista produttivo, cioè esplicitarlo proprio, pur non essendo però un film poi scadente per niente, cioè nel senso il film è molto ritmato. C'è molta più violenza rispetto al quinto capitolo. Lo stesso killer è molto più violento. È molto più, più efferato, c'è più sadismo. Usa anche altre armi oltre al coltello. Esatto, c'è più sadismo. Ci sono un sacco di citazioni degli Scream precedenti, che vengono proprio tirati in ballo nella narrazione, e ci sono anche, bella questa cosa, degli omaggi al cinema italiano. Ah, sì. Cioè, Dario Argento in particolare, con Quattro mosche di velluto grigio e altri aspetti che adesso non stiamo a svelare. E questo fa piacere, perché vuol dire che negli Stati Uniti, come dire, il nostro cinema di genere che noi è ancora riconosciuto. E noi abbiamo un maestro che purtroppo, per carità, gli ultimi film non sicuramente all'altezza, però come Dario Argento, che chapeau a i grandi film che ha fatto e il linguaggio che aveva creato. Cosa volevo dire? Non me lo ricordo più. No, perché sto un po' delle citazioni per dire che ci sono diversi Scream. Sì, ok, appunto. Si citano. La cosa interessante, questa è una cosa che c'è anche nel trailer, se ci pensi. Se l'altro Scream, appunto, il quinto, riprendeva molto il primo Scream, ok? Questo qua, per certi versi, riprende diverse volte il secondo. La stessa scena che si vedeva nel teaser della metropolitana, con tutti quelli con la maschera e l'assassino che si mimetizzava in mezzo, era un po' la stessa cosa che si vedeva in Scream 2 all'inizio, con cinema. La scena tutta al cinema, dove c'erano in mezzo a tutti che guardavano il primo stab, appunto, che era il film che raccontava che raccontava i massacri del primo Scream. C'era l'assassino al cinema in mezzo a tutti con la maschera camuffato che assassinava. E anche qui c'è appunto in metropolitana una scena analoga. Perché siamo ambientato durante la notte di Halloween, comunque nel periodo Halloween, tutti in giro a New York sono mascherati e tutti, insomma, la gran parte sono mascherati da Scream, ma anche altre maschere, diciamo. C'è un miscuglio di anche lì, è un pretesto per fare tante citazioni. E qua mi aggancio al volo a quella che è un po' la novità di questo Scream, che è il cambio di ambientazione, perché finalmente usciamo da Woodsboro, che è stata la cittadina piena di omicidi per anni e anni, e ci spostiamo in una New York, e devo dire che secondo me la scelta è stata azzeccata. Cioè, il motivo per cui siamo a New York è perché le sopravvissute del film precedente si sono trasferite, giustamente, perché volevano scappare e volevano un'altra vita, e però l'ambientazione di New York è stata sfruttata molto bene. Assolutamente. Questa cosa viene anche appunto poi raccontata, anche questa cosa della saga dell'allargare, ci sono più budget e quindi c'è più budget, si allarga, esatto. Sì, e quindi in questo svela proprio. E tra l'altro una cosa che va avanti col cinema horror dei nostri tempi, non tanto i personaggi femminili rispetto a quelli maschili sono quelli che ormai, dal punto di vista dell'emancipazione sessuale, cioè i maschi sono completamente non pervenuti in questo senso, ormai sono proprio dichiaratamente le donne. Già era iniziato con Halloween, che ne parlavamo, il remake, che si vedevano i ragazzi che pensavano più che altro a fumare e a giocare, invece le ragazze erano quelle che ma potremmo anche fare qualcosa di più divertente. E questa cosa si conferma. D'altra parte poi è un film per adolescenti e non puoi non raccontare effettivamente quel mondo non tenendo conto di come sono cambiati i costumi. Esatto. Dove effettivamente c'è meno interesse forse per il sesso, ma se c'è è grazie alle ragazze e molto meno che ai ragazzi. Posso dire una cosa? Una critica? Non capisco perché quando
gli assassini vengono svelati, chiaramente, cioè nel senso quando... sì, quello è un po' il cliché di tutti gli Scream, c'è la scena finale con lo svelamento, che è sempre quando c'è lo svelamento degli assassini nei film di Scream, in questo caso lo svelamento, non diciamo chi, non diciamo chiaramente, perché sempre devono iniziare a comportarsi da cretini? Cioè, io non capisco perché fino a un attimo prima gli assassini nei film di Scream hanno un certo comportamento. Sì, hanno un piano elaborato. E poi improvvisamente quando sono stati svelati, allora cominciano a ridere come degli idioti, cominciano a impazzire. Questa cosa secondo me potrebbe essere un po' più misurata, ti dico la verità, nel senso che sono comunque assassini e sono comunque persone che hanno congegnato un piano e che sanno comportarsi, cioè non è che improvvisamente diventano delle macchiette che cominciano a ridere, come tolta la maschera, allora, cioè anche un po'. Forse bisognerebbe magari in un prossimo cambiare un po' la scena finale. Perché in effetti è sempre quella. E dal punto di vista proprio del come lo svelamento comporti un cambiamento troppo drastico e stupido anche di questi personaggi. Un'altra cosa che ritorna poi, se vogliamo, di Scream 2 è che poi torna al cinema, proprio torna al cinema come sala. Rivediamo la sala come si era vista nel secondo. Questa è una cosa interessante. Un cinema abbandonato. Perché se nel secondo film effettivamente Scream 2 Stab che veniva portato al cinema, e il cinema era veramente ancora un po' il pilastro dell'industria culturale, vivo, dove c'era tutti, il pubblico eccitato, il pubblico partecipe di quello che sta guardando. Effettivamente, e anche qua si rivela, come dire, specchio in questo senso, e il cinema oggi è più un cimelio, è più un tempio. È un tempio, un museo. Non a caso qui c'è un museo dedicato ai fan, E forse il futuro del cinema è proprio questo, il passato. Cioè nel senso, se ci pensi, questa cosa un po' la dice, cioè che il cinema potrebbe essere effettivamente il suo futuro, quello del passato. Ma guardiamolo tutti i film che escono. Anche le varie riuscite, il successo di molti film passati di 20 anni fa riproposti al cinema, che addirittura a volte battono anche in incassi film in cartellone nuovi. Assolutamente. Quindi, per certi versi forse questa è un po' una tendenza. Quello è il merchandising legato alle varie mitologie create dai grandi film che hanno, dire, gli zoccoli duri degli appassionati. Vabbè, non so. Questa è una bella chiusa. Una bella chiusa. Va bene, aggiungere qualcosa o direi che ci piace la chiusa? Direi che si è catta anche la luce, quindi è perfetto così. Va bene. Grazie a tutti. Ciao e alla prossima. Hai fatto pure coordinato.